Professore, beh, che le prego? Lei è straordinariamente bella. Lei dovrebbe ripopolare terra di sua razza pregiata. Magari con lei, vero? La ringrazio del complimento, professor Clipper. Dottoressa, posso fare io piccola domanda delicata che da moltissimo tempo cove nel mio cuore? Prego, ma non mi guardi a quel modo, mi mette in soggezione. Ah, questo è fattore positivo. Sì, lei è estremamente femmina, io estremamente maschio. Risultate 2 punti. Lei è estremamente in soggezione. Doveva farmi una domanda, professor Clipper? Certamente. Dunque, mia domanda è questa, 2 punti. Lei ha mai pensato di fare fric come ella? Ben ritrovati nella Soffitta, il vostro rifugio preferito per riscoprire le meravigliose B-movie girl del cinema italiano. Oggi vi porto alla scoperta di una donna dal fascino irresistibile, proprio come il fiore che le ha dato il nome. Orchidea De Santis. E se questa è la prima volta che approdate qui, oppure vi siete persi qualche puntata, nessun problema. Trovate la playlist dedicata nella descrizione dove potrete recuperare tutti gli episodi. Mi raccomando, iscrivetevi alla Soffitta e attivate la campanella per non perdervi neanche un contenuto, perché, diciamocelo, ne vedremo delle belle. Ma noi siamo da molto tempo colleghi di lavoro e se lei ha pensato questo di me, beh, le devo dire che mi stupisce. Sì, mi stupisce veramente. Io stupirò sempre con mio fric, con mio amore, con mia grande intelligenza. Perché ho convinto, profondamente convinto, dopo aver osservato lungamente lei, che io per niente indifferente al suo grande cuore di donna. Risponda? Guardi, professore, che io non me la filo proprio per niente. La prego, non creiamo equivoci. Ognuno deve stare... Dunque, torniamo alla nostra protagonista. Orchidea De Santis, nata a Lecce nel 1948 e non a Bari, come erroneamente riportato da alcune fonti, Wikipedia compresa, ha sempre avuto il mondo dello spettacolo nel sangue. E da salentina posso confermare che De Sanctis è un cognome tipicamente leccese. Fin da piccola si è fatta strada nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato nel coro delle voci bianche della Rai e nel 1964 ha debuttato sul grande schermo nel film Gli Invincibili 3, accanto a Lisa Gastoni e Rosalba Neri. Da lì in poi nessuno l'ha più fermata. Dotata di un mix perfetto tra simpatia, grazia e, dettaglio non da poco, la capacità di scegliere con attenzione i copioni, ha evitato ruoli dozzinali e ha attraversato con eleganza le varie fasi del cinema italiano tra la fine degli anni 60 e la fine del decennio successivo. Dopo il debutto, ha recitato in film come La battaglia dei Moz e Come imparai ad amare le donne, dividendo il set con future star come Solvi Stubing e Mita Medici. Nel 1969 ha collaborato nuovamente con Luciano Salce in Colpo di Stato, una pellicola che purtroppo non ha ottenuto il successo sperato. Il 1972 segna un anno cruciale per lei. Recita in Il diavolo nel cervello di Sergio Sollima, al fianco di nomi illustri come Tino Boazzelli e Stefania Sandrelli. Subito dopo arriva una serie di pellicole che ne esaltano talento e bellezza, Decameroticus e Beffe, licenze e tamori del Decamerone segreto. E come dimenticare Ettore Lo Fusto, la commedia surreale con Vittorio De Sica? Nonostante il cast stellare, il film non ha avuto il riscontro meritato, ma Orchidea non si è mai lasciata abbattere. Con la crisi economica degli anni 70, il pubblico in sala inizia a diminuire e il cinema italiano punta sulle nascenti commedie sexy. In questo scenario, Orchidea è protagonista di Il vizio di famiglia, erotico di Mariano Laurenti con Montagnani, Edwige Fenech, sempre più spogliata, e Susan Scott, seguito da L'Ingenua di Baldanello, dove interpreta Susie accanto alla promettente Ilona Staller. Il 1975 la vede protagonista di 3 film che cavalcano l'onda del genere. Le dolci zie di Imperoli, insieme a Femi Benussi, dove veste i panni di una delle zie pronte a svelare al giovane protagonista tutti i segreti dell'arte della seduzione, che, ahimè, per lui, o forse no, gli stravolgeranno la vita. Poi c'è Attenti arrivano le collegiali, dove è l'unica attrice di vero spessore, e infine La sensualità è un attimo di vita, accanto a Margaret Lee e Rita Calderoni. A proposito di queste splendide interpreti, non dimenticate che ho già parlato di loro in altri video. Trovate tutto nella playlist dedicata. Nel 1976, Orchidea si cimenta nel cosiddetto filone caserme del cinema sexy con La dottoressa sotto il lenzuolo, insieme a Karin Schubert, Alvaro Vitali ed Eli Galleani, e Una bella governante di colore con Ines Pellegrini, attrice amatissima da Pasolini.
Chiude l'anno con San Pasquale Bailon, Protettore delle donne, una commedia cucita su misura per Lando Buzzanca, ormai lontano dai fasti dei primi anni 70. E voi, cosa ne pensate finora della nostra Orchidea? Vi sta piacendo questo viaggio nella sua carriera? Fatemelo sapere nei commenti e se apprezzate questi contenuti lasciate subito un bel like. Nel 1980 la sua carriera cinematografica subisce un rallentamento, ma lei non si ferma, si reinventa, dedicandosi al teatro, alla radio e soprattutto alla sua grande passione, la difesa dei diritti degli animali. Una pioniera nel sensibilizzare l'opinione pubblica, grazie anche a un blog attivo tra il 2006 e il 2013 e alla collaborazione con diverse associazioni animaliste e ambientaliste. Orchidea De Santis non è solo la regina della commedia sexy all'italiana, ma una donna che ha saputo reinventarsi, senza mai scendere a compromessi. Un esempio di versatilità e determinazione, sia nel lavoro che nella vita. Non una meteora né una semplice starletta di passaggio, Orchidea non ha mai puntato alla fama a ogni costo, selezionando con cura i suoi progetti cinematografici ed evitando film di scarso valore. Una scelta che, sebbene più discreta in termini di popolarità, le ha garantito un percorso ricco di soddisfazioni personali e di un'invidiabile integrità artistica. Allora, amici della Soffitta, che ne pensate di questa straordinaria orchidea? Se la sua storia vi ha affascinato, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi contenuti. E se avete un'attrice che vorreste vedere protagonista di una futura puntata, scrivetemelo nei commenti. Grazie per avermi fatto compagnia in questo viaggio nel cinema italiano. Vi aspetto al prossimo video con tanti altri racconti intriganti. E magari con un pizzico di malizia in più. A presto e alla prossima puntata della Soffitta.